questo momento la mia casa sta assorbendo 258 watt, il mio impianto fotovoltaico sta producendo 1900 watt. Le batterie si stanno caricando, sono quasi al 97%, quindi sono praticamente quasi cariche, e quest'altro qui invece è il generatore eolico che in questo momento è fermo. È un qualche cosa che ormai fa parte di me e quindi non potrei neanche immaginarmi diversamente. Amici del bosco, siete preoccupati per la siccità, per le difficoltà nell'approvvigionamento energetico, per il caro bollette? Alessandro Ronca in questo video ci racconta alcune soluzioni che ha trovato al PER, il Parco per le Energie Rinnovabili, che si trova in Umbria, in un luogo bellissimo in mezzo a boschi, ma dove per vivere comodi bisogna organizzarsi. Nel PER fino agli anni 60 ci vivevano 4 famiglie, vivevano di autosufficienza. Se voi passeggiate nel bosco troverete dei muretti a secco, degli spazi che certificano la presenza umana. Era solo bosco. Il bosco è ciò che ha generato il pianeta Terra così come noi lo conosciamo. È un fattore che ha spinto noi a scegliere un bosco per poter vivere, perché nel bosco c'è la vita. Siamo in una zona rigogliosa, non sono presenti né acque di superficie e nemmeno falde sotterranee che siano raggiungibili con un pozzo, e questo è stato di stimolo per Alessandro. Più che una scelta è stata una necessità, nel senso che indubbiamente nei processi di indipendenza molto gioca il ruolo della disponibilità. Quindi a volte riesce stimolante il fatto di avere una scarsità, e tutto sommato tutto il processo di autosufficienza energetica in realtà qui al PER nasce con lo stimolo dell'acqua. Quindi la grande mancanza di acqua che avevamo e che ha questo luogo che circondato da bosco è comunque estremamente parsimonioso nel ridarcela sotto forma di utilizzo, è stato il motivo per il quale poi ho cominciato ad approfondire tutte le soluzioni tecniche, sperimentazioni che riguardano l'autosufficienza energetica. L'unica acqua disponibile è quella piovana. Per raccoglierla non servono strutture apposite, bastano i tetti. Utilizziamo i tetti, diciamo che sono la modalità più efficiente che in questo caso posso avere, ma prima di immagazzinarli all'interno di un serbatoio utilizziamo una filtrazione che si chiama filtrazione di prima pioggia. Il tetto, che è quello che noi utilizziamo oggi per raccogliere l'acqua, ha di fatto una funzione che raccoglie l'acqua in maniera molto efficiente, ma insieme all'acqua raccoglie anche tutte le porcherie che sono sopra il tetto. E chiaramente per evitare questo noi oggi abbiamo degli elementi tecnologici che ci aiutano. Anticamente era un problema. Questo sistema consente di raccogliere una qualità dell'acqua molto elevata, perché è possibile evitare anche la filtrazione di prima pioggia, ma poi si sforza e si utilizza molta più energia, più tecnologia per poterla rendere nuovamente utilizzabile. Questo quindi è un pretrattamento che migliora e agevola un po' la vita, cioè tutto il sistema energetico rinnovabile beneficia sempre di operazioni lungimiranti che vengono fatte in anticipo su quello che noi abbiamo bisogno di fare. Abbiamo inserito delle cisterne, queste cisterne sono cisterne in cemento prefabbricate che sono state intonacate con il coccio pesto, che è un'antica tecnica per costruire le cisterne romane, questa per migliorare la qualità di conservazione dell'acqua. Io vivo esclusivamente con l'acqua piovana da 20 anni, quando piove questo elemento che viene spesso visto come un elemento di disturbo alla vita quotidiana, cioè una brutta giornata, in realtà per me ha completamente un significato diverso. Per me è una bella giornata di pioggia, perché sento con piacere le mie cisterne che si riempiono e quindi accetto e apprezzo la natura in maniera particolarmente elevata, e adesso invece mi trovo in grande sofferenza con la natura stessa perché viviamo un momento particolare di siccità. È una delle poche cose che in questo momento mi mette una certa preoccupazione, cioè perché l'idea di aver già cominciato a utilizzare un certo tipo di riserve idriche che sono quelle mie di emergenza
mi mette una certa forma di disagio, perché era un qualche cosa che avevo cominciato a intuire che avremmo avuto dei problemi, ma non pensavo che fosse così veloce. Quando l'acqua è scarsa, la prima cosa da fare è imparare a non sprecarla. E siccome in generale l'acqua dolce è una risorsa limitata, impariamo a non sprecarla. E sapete dove si consuma più acqua domestica? Mi sa che l'avete già capito. Consente di risparmiare, voi pensate, il 40% della quantità di acqua che viene utilizzata all'interno di una casa, perché il 40% dell'acqua è la quantità di acqua che normalmente serve in un'abitazione per scaricare il gabinetto. Alessandro ci suggerisce un modo semplice ed economico per riscaldare i nostri ambienti. Basta avere una scatola, metterla al sole e poi l'aria calda che si trova all'interno della scatola la mandiamo dentro casa. Si chiama collettore ad aria calda. Costo dell'autocostruzione euro 150, okay, con il quale io catturo i raggi del sole attraverso un semplicissimo principio di effetto serra, e quest'aria calda che ho intrappolato dentro questa scatola, cosa faccio? Attraverso questi due fori che sono dietro me la mando verso la casa. Nella classe dell'efficienza generale del riscaldamento solare è all'apice della famiglia, cioè lui riesce, se è fatto con cura e attenzione ma con estrema semplicità, a estrarre dai raggi del sole fino al 90% della sua efficienza. Voi dovete sapere che cadono sulla terra circa 1000 watt di sole su un metro quadrato, e lui riesce a estrarne di questi 1000 watt di calore utile che vi spara direttamente dentro casa 900 watt. Se voi prendete il cosiddetto caldo bagno De Longhi, quella stufettina che spesso quando abbiamo freddo in bagno accendiamo, quello riesce a tirare fuori circa 1800 watt di potenza. Cioè un collettore ad aria calda ben fatto riesce ad estrarre esattamente quello che fa un caldo bagno De Longhi, con una sola differenza, che qui lo fa gratuitamente dal sole, senza che noi utilizziamo minimamente energia, se non un'energia minimale, che è quella che farà girare un piccolo ventilatore che estrarrà questo calore e ce lo convoglierà direttamente all'interno della casa. Un vecchio collettore ad acqua abbandonato può essere facilmente trasformato in un collettore ad aria, che diventa aria calda disponibile immediatamente convogliabile all'interno dell'abitazione. Quindi diciamo che l'autocostruzione è altamente incentivata. Oltretutto c'ha una durabilità straordinaria, perché che cos'è che si può rompere di questa cosa? Forse il ventilatore, ma o qualcuno lo prende a martellate o assolutamente non ci sono parti in movimento, non c'è usura, non ci sono liquidi, non c'è gas all'interno, non ci sono quasi praticamente nulla, quindi ha una durabilità da un punto di vista dell'affidabilità assolutamente elevatissimo. È una tecnologia antichissima, come purtroppo la maggior parte dei sistemi di energia rinnovabile, che vengono trascurati più che altro dal mercato ma non dal fatto della disponibilità come invenzioni stesse, e il collettore d'aria calda è un po' il monumento sul quale io sono anni che provo a diffonderlo, ma di fatto risulta sempre un po' complesso, perché forse la sua semplicità disorienta, quindi il fatto che sia così troppo facile forse è il motivo per il quale non è così diffuso, ma è altamente efficiente e molto efficace. Già semplicemente realizzando una semplice scatola anche in legno, magari utilizzando una vecchia finestra come vetro di copertura, si riescono a ottenere rendimenti anche nell'ordine del 65-70%, quindi qualche cosa che è assolutamente alla portata di chiunque, e anche con un minimo di manualità e anche collaborativo. Diciamo che un progetto molto semplice da realizzare, di cui si trova anche parecchio materiale online, è quello di realizzarlo utilizzando le lattine delle bibite usate. Essendo materiale alluminio, possono essere dipinte con un colore assorbente, con il nero, usando della vernice ad alta temperatura, e poi unite insieme formando questa forma di assorbitore di tubo, dal quale poi con un semplice ventilatore di personal computer usato, anche questo materiale completamente riciclabile, 10 euro di modulo fotovoltaico, si ha un sistema completamente automatizzato che riesce al primo sole a darci una grande soddisfazione, estrarre calore gratuitamente dal sole. Il sole ci dà anche l'energia elettrica con il fotovoltaico. Tu però
che utilizzi il fotovoltaico non è che lo promuovi come prima soluzione, tu dici quanto basta, senza esagerare. Sì, diciamo che c'è un po' questa tendenza oggi, anche un po' da una lettura politica di semplificazione, di fare tutto elettrico, no? Perché oggettivamente l'elettricità è un buon vettore energetico, ma è un vettore, non è un elemento di energia in sé per sé, va prodotto con qualche cosa. E secondo me l'energia elettrica è straordinaria per fare tantissime cose, ma a mio avviso il vero virtuosismo dell'efficienza energetica si manifesta utilizzando per ogni tipo di applicazione il sistema più che si confà e che ha una maggiore efficienza per fare quella determinata cosa, e alcune cose l'energia elettrica non le fa bene. Scaldare l'acqua ad esempio non è uno dei processi che fa in maniera migliore, per cui se io utilizzo una tecnologia molto sofisticata e comunque particolarmente poco efficiente come il fotovoltaico per produrre energia elettrica con la quale scaldo l'acqua, creo una catena di inefficienze che secondo me, producendola direttamente con un collettore solare termico ad acqua per esempio, riesce ad avere una maggiore risolutezza e quindi un'efficienza maggiore e conseguentemente un risultato energetico che è sicuramente migliore. Nella mia testa c'è il fatto che un impianto fotovoltaico sul tetto è scomodo, normalmente è orientato mai nella maniera migliore. Tra le sorprese che ho avuto venendo qua, il fatto che il fotovoltaico comunque non ha nel tetto, dove di solito lo troviamo, la sua collocazione migliore. Questo ahimè è un annoso problema, nel senso che indubbiamente all'interno di un'abitazione il tetto è quello che più si presta perché è libero da qualsiasi ostacolo, ma di fatto siccome diciamo, ci troviamo in un paese, l'Italia, che ha una grande variabilità climatica e quindi abbiamo delle estati particolari e degli inverni altrettanto particolari perché sono molto calde e inverni molto freddi, e quindi questa cosa ha un'escursione, poi essendo l'Italia molto lunga, molto elevata rispetto all'angolazione del Sole, rispetto all'incidenza dei moduli, e sui tetti l'incidenza che noi possiamo mettere del fotovoltaico non è molto adatta a un funzionamento diciamo primaverile invernale o autunnale, e quindi lo stesso investimento posizionato con un'angolazione differente, che purtroppo a volte si riesce a ottenere esclusivamente fuori dal tetto o magari anche in prossimità della casa, è sicuramente migliore. Quindi che cosa significa questo? Non è che sul tetto i sistemi fotovoltaici non funzionano, hanno un rendimento inferiore e soprattutto sono anche molto soggetti, spesso se vengono utilizzati in sistemi cristallini, anche una certa decadimento dato dall'alta temperatura che possono raggiungere, e il fatto di metterli molto vicini al manto del tetto, questo aumenta ancora di più la temperatura, che è diciamo un fattore inversamente proporzionale alla produzione. Quindi più aumenta la temperatura del modulo, che paradossalmente dovrebbe stare al sole, e maggiore è la decadenza nella sua produzione stessa. Questo purtroppo è un effetto che si chiama deriva dei semiconduttori, che avviene perché quando l'uomo ha sviluppato le tecniche fotovoltaiche l'aveva fatto principalmente per andare nello spazio, e nello spazio ci sono meno 274 gradi, quindi fa un certo freddo, e questa cosa riportata sulla Terra chiaramente ha delle piccole penalizzazioni. Parcheggio la mia apparecchiatura tecnologica nel giardino, nessuno mi può dire niente, e in quella maniera l'impianto si collega semplicemente con dei cavi alla proprio interruttore generale di casa, è l'impianto che non impianto. Ma questa diciamo è una soluzione borderline, chiamiamola così, cioè un modo con il quale possiamo ipotizzare di parcheggiare il nostro impianto fotovoltaico come se fosse un'auto nel nostro giardino, e tutto sommato avere immediatamente un beneficio, tra parentesi potendolo orientare perfettamente a sud, perché l'orientamento spesso e volentieri, quello dei tetti, non è esattamente quello che avremmo voluto, perché serve il sud perfetto. Il sud perfetto è il miglior compromesso di funzionamento che ha il sistema fotovoltaico, e in questo senso a terra si può facilmente anche inclinare, e diciamo che oltretutto facilita anche un po' la manutenzione, la pulizia, tutti elementi che poi sul tetto sono piuttosto difficoltosi da attuare. Problema chiave per l'autonomia energetica sono le batterie. Ne esistono al piombo, al litio, al grafene. Come scegliere quelle più adatte? Si è capito
che dovremo abbandonare il petrolio prima o poi. Quindi riuscire a accumulare la discontinuità che le energie rinnovabili ci danno è un elemento centrale per lo sfruttamento adeguato. Il mercato, le industrie si stanno rivolgendo principalmente al litio, che sicuramente è una soluzione interessante per densità di accumulo, ma secondo me interessante per i sistemi mobili, quindi sulla mobilità, perché chiaramente un fattore di leggerezza consente una maggiore efficacia. Sullo stazionario, cioè sull'idea di farsi un impianto direttamente fisso in casa, io ritengo che se un impianto è esclusivamente preposto all'autoproduzione e non ha necessità di andare a scambiarsi con la rete, il piombo, nonostante venga considerato sempre un brutto e cattivone, in realtà ancora ha parecchio da dire. Intanto perché non è né brutto né cattivone, perché il piombo è prodotto in maniera assolutamente, diciamo, efficace, e soprattutto l'industria che lo produce, che normalmente può essere a chilometri zero, quindi fatta in Italia invece che farlo venire chissà da dove, è molto attenta a produrlo in una certa maniera. In più a fine vita, che comunque trattato con i guanti bianchi, quindi con cura e attenzione, cercando di non sfruttarne al massimo le sue capacità, ma ridondando un pochettino nel dimensionamento, si riesce a ottenere una vita piuttosto significativa, e comunque arrivati a fine vita la sua riciclabilità è al 100%. L'impianto di Alessandro è completamente scollegato dalle reti, quindi consente totale autonomia, ma richiede anche tante cure, anzi amore. Il sistema di accumulo è chiaramente un accumulo fisico, quindi ha bisogno di amore, cioè nel senso che tutti i sistemi energetici rinnovabili vanno coccolati, mantenuti, accertandosi che siano in buona salute, che si sentano bene quest'oggi. Questa è una batteria da mezzo kilowatt fatta al grafene, al supercondensatore, e per esempio questa viene utilizzata all'interno dei camper, quindi c'ha il vantaggio, diciamo, che in proporzione al piombo è più leggera, però è una batteria che costa 750 euro. Altra attenzione ovviamente merita il grafene, perché è un altro ambito nel quale si sta investendo parecchio in ricerca, anche se in questo momento questa scarsità di semiconduttori lo rende poco disponibile a livello commerciale, ma diciamo che la vita attesa è piuttosto significativa, quindi forse superiore a quella del piombo trattato con i guanti bianchi. Quindi significa che a breve probabilmente potremo avere dei sistemi di accumulo che garantiscono una vita oltre i 40 anni e addirittura fino a 1 milione di cicli di carica e scarica, il che apparentemente sembra essere piuttosto interessante, e questo potrà dare ancora durabilità a un sistema, il fotovoltaico, che già di per sé ha una vita molto lunga rispetto ad altre tecnologie, perché questa è una cosa che secondo me va spesa in favore del fotovoltaico, che è proprio anche la sua durabilità, il fatto che non ha parti in movimento, il fatto che praticamente una volta installato ha delle, diciamo, obsolescenze molto limitate. Questo lo rende indubbiamente la tecnologia del futuro. Avevano un nido per andarci dentro, o erano caverne o palafitte in legno, oggi sono case fatte di cemento. Al PER è stata anche realizzata una casetta sperimentale a emissioni zero, dove tutti gli impianti funzionano senza combustione. Diciamo che in questa casetta si è cercato di usarla come palestra, riuscire a creare un sistema abitativo che non utilizzasse nessuna forma di approvvigionamento energetico che non fosse la natura stessa, evitando la combustione. Questo era diciamo, l'obiettivo che ci siamo posti quando ho progettato questa casetta, e chiaramente non è stato facile arrivarsi, nel senso che prima di scoprire il compostaggio termico non aveva ancora una funzionalità molto specifica, nel senso che aveva alcune lacune, zoppicava in alcune materie, diciamola così. Nella casetta si ricorre a un grande classico della bioedilizia, una serra appoggiata alle pareti esterne che protegge dal freddo e produce aria calda partendo dal sole. Scalda l'aria all'interno della serra. La casa succhia l'aria all'interno della serra. Finito. Entrano in funzione queste piccole aperture che sono in alto nella serra, e questi ventilatori, perché ci sono adesso dei ventilatori, inizialmente seguendo i libri di testo della B-architettura, nelle aperture, perché dicevano che qui si innescava un ciclo convettivo naturale, ma
hai voglia a far firmare sto ciclo convettivo, perché in inverno che succede? Sta uscendo il sole e arriva una nuvola, porca miseria, sto ciclo convettivo non partiva mai, non arrivava mai. E quindi ho detto, ma sai che c'è? Io chiudo sta apertura, ne ridico la dimensione e l'automatizzo, tra virgolette, nel senso ci metto un piccolo ventilatore. C'è calore sufficiente? La casa se lo succhia, l'aria calda entra, tende a raffreddarsi, scende verso il basso perché diventa sempre più fredda e in basso trova la bocchetta di uscita. C'è sovrappressione generata dal ventilatore che la mette all'interno e l'aria fredda tende a uscire fuori dalla serra. Avevate mai pensato di scaldarvi grazie ai batteri? Basta avere materia organica in fermentazione. Si può utilizzare la paglia di stalla ricca di letame, ma anche il cippato. Poi sono inciampato in questo signore, Jean Pen, questo francese che negli anni 70 perfezionò questa banale per certi versi fenomenologia che è quella della degradazione delle biomasse, quindi con il compostaggio della biomassa, capendo che se ne poteva estrarre del calore. Questo è come è costituito un sistema di compostaggio termico, cioè quali sono gli elementi fondamentali. Primo elemento fondamentale, quello più difficile in assoluto, è la raccolta del cippato. Cioè significa che per attivare un sistema di digestione aerobica come questo qua serve di avere della sostanza organica verde, fresca, piena di zucchero, succosa per i batteri. Bisogna creare un sacco di cippato. Voi considerate che questa dimensione qua, immaginate che questi anelli vengono incastrati uno sull'altro per arrivare più o meno a questa altezza. Qui in questo piccolo spazio ci sono 12 metri cubi di sostanza organica cippata. Quando tagliano il bosco, a terra vengono lasciate tutte le ramaglie, che è combustibile gratis, che viene abbandonato lì perché non ha utilità di uso diretto, perché chi si mette lì a raccogliere? Ecco, tu chiedi a chi ha tagliato la legna di poter raccogliere questa ramaglia. Questo tubo deve rimanere affogato al centro, nel nucleo del compostaggio. Questi sono circa 70 metri di tubazione, okay, che serviranno poi ad estrarre il calore una volta che questi batteri miracolosamente, dopo circa una decina di giorni, mentre riempio li annaffio, quindi gli do acqua, perché come gli esseri umani hanno bisogno più di acqua quasi che di cibo per certi versi, do alimento e comincio a far crescere, inserisco un anello dopo l'altro. Ovviamente una volta fatto tutto questo cumulo, anche il fondo non sarà banale perché il fondo è impermeabilizzato e il percolato che viene a determinarsi va recuperato e con una specie di pompa, come fosse un iniettore della macchina, un intercooler, riinietta l'acqua costantemente sopra. Una volta che io ho riempito tutto questo cumulo di questa sostanza organica, comincio a coibentare. Anche qui balle di paglia, costruisco il mio covone e creo uno strato gigantesco di coibentazione anche sul tetto, perché io li devo mantenere al caldo. Questo serve per produrre calore in inverno, quindi ha bisogno del cappottino. Dopo circa 10-12 giorni, anche 8 giorni, dipende dalla deliziosità del combustibile, i batteri cominciano a attivarsi. Ovviamente possono essere anche agevolati inserendo del letame, dello stallatico, che accelera questo processo, ma anche può non averlo per niente e comunque parte. E il miracolo avviene che questi batteri cominciano a produrre calore piuttosto elevato, cioè se io metto la mano qui dentro mi scotto, perché qui dentro ci sono quasi e oltre 50 gradi. Quindi abbinando i sistemi energetici rinnovabili a un sistema di compostaggio termico, queste due cose messe insieme fanno il cocktail perfetto. Quanto più amore riusciamo a dare, soprattutto a un sistema come questo della casetta, che ha addirittura, se vogliamo, un elemento, un cuore vivente, quindi è una caldaia, il compostaggio termico vivente, quindi è un essere vivente con il quale bisogna comportarsi come se fosse il nostro cane, no? Quindi con il quale lo vogliamo riempire di coccole e attenzioni, e sappiamo che lui poi ci verrà lì e ci sleccazzerà e noi saremo contenti. La stessa cosa più o meno accade con i batteri, è meno romantico, poco visibile, ma in sostanza è quello che succede. Un
bosco vicino alla casa offre anche la soluzione per rinfrescare. Il bosco, come sicuramente sei portatrice sana di questo tipo di messaggio, è una risorsa infinita per mille aspetti. In questo caso abbiamo cercato di sfruttarne la mitigazione che ha sull'ambiente, quindi il fatto che comunque crea già di per sé una semplice mitigazione, e sfruttando l'intelligenza in questo caso del mio cane, che sceglieva sempre questo luogo per riposare, e i cani non fanno nulla per caso e quindi non lo fanno per convenienza ma semplicemente per reale oggettivo vantaggio, si siedeva sempre in questo angolo a nord della casa, e da lì l'idea di sfruttare in maniera un po' leonardiana, se vogliamo così, questa mitigazione utilizzando una semplice conduttura che con un ventilatore viene forzata e mandata leggermente in profondità nel suolo, quindi il bosco mitiga già l'aria che entra più fresca di quello che abbiamo all'esterno. Questa tubazione cede calore al terreno che per circa 25 metri si snoda verso la casa e poi entra e immette direttamente aria fresca direttamente all'interno della casa. Questo è un'aria condizionata naturale che ha anche una lieve profumazione di bosco, che però non crea un'aria condizionata come se noi siamo abituati in ufficio in giacca e cravatta a 18 gradi, ma di fatto riesce a mitigare in maniera sostanziale, che ovviamente questo effetto di mitigazione è amplificato poi dall'effetto della coibentazione, che è un altro elemento essenziale della costruzione dell'abitazione. Dietro questi 20 cm di pietra c'è una struttura, diciamo, altamente tecnica, che è questi blocchi in legno cemento, con il quale si ha una struttura particolarmente resistente da un punto di vista sismico, con una buona coibettazione, anche se una delle, diciamo, deficienze maggiori che io mi pento non aver fatto è non aver spinto ulteriormente sulla coibettazione dell'abitazione. Una volta che ho creato il mio involucro altamente efficiente è molto più facile trovare qualche cosa con cui integrare l'energia. Gli edifici ad alta efficienza, ad alta coibettazione soffrono un po' di questa, diciamo, chiusura ermetica che di fatto ha bisogno di essere compensato con un ricambio dell'aria. In questo caso questo sistema riesce anche a solvere questa funzione. L'autosufficienza va progettata e realizzata su misura. Ce la possiamo fare tutti? Secondo me è possibile per tutti, ma ha bisogno di uno sforzo fondamentale, che è quello di calarsi nella realtà tecnica di cui noi abbiamo necessità. Nel senso che tutto ciò che noi utilizziamo e che vogliamo diciamo, autoprodurci, non possiamo delegarlo al 100% a qualcuno. Quindi è di essenziale importanza fare uno sforzo e ad andare ad approfondire e se non altro ad assaggiare almeno certe tematiche che poi ci doneranno molta più soddisfazione nel tempo, perché di fatto essendo autosufficienti vorremmo anche esserlo da un punto di vista della manutenzione, dell'assistenza e quant'altro, quindi non avere la necessità di dover chiamare per forza qualcuno al telefono per toglierci le castagne dal fuoco. Quindi questo aspetto è purtroppo forse quello più complesso, nel senso che non siamo abituati a avere una conoscenza ampia di quello che ci circonda. Cioè la società di oggi ci ha insegnato ad essere molto specialisti, in profondità, verticali, e io ritengo che i cambiamenti che sono in atto in questo momento, forse sotto gli occhi di tutti, e quelli che verranno, necessiterà nell'essere umano una rivisitazione di questo elemento, e quanto più orizzontale, un po' più vicini al concetto greco dell'uomo universale, cioè una persona che eccelleva in più campi della conoscenza, nell'abilità fisica, nella matematica, nell'architettura, nell'arte, nella musica. È un qualche cosa che è un po' un peccato sprecare la propria vita dedicandola solo a un minuscolo campo della conoscenza. Non ci resta che metterci a studiare e poi a sperimentare, a mettere in pratica questi consigli. Le conoscenze possono e devono essere alla portata di tutti. Ricordati di iscriverti, di attivare la campanella e di lasciare un commento. Voglio sapere cosa pensi del lavoro di Alessandro, che a me sembra molto prezioso. Ci vediamo al prossimo, ciao!